Siamo al Pier 83. Dobbiamo prendere un ferry boat. Vediamo se riusciamo, siamo con i tempi molto stretti. Speriamo di farcela. Ragazzi, quelli sono aerei da guerra. E poi vabbè, si divertono con i clacson. Allora, stavo dicendo, quelle lì sopra sono degli aerei di guerra, sono su una portaerei. Magari se riusciamo dopo ci avviciniamo. I think it's whichever is available. Want me to turn it? They were all part of the same order, correct? Yeah. Watch your step. Andiamo a trovare un posto. Two levels of the vessel. The brown chairs on both first and second decks are open seating. The black chairs second deck reserved for premiere. We make no stops along the way. If you're planning on getting off at the Statue of Liberty, you're going to make the 7 o'clock news. Film at 11. Ooh, we go there. Yes, we do. You take great pictures there. You'd better. We turn around or linger there, but we don't. Others belong to. Quella è la nave museo che vi parlavo prima. Portaerei. Se non erro, su quella nave sono saliti gli amici di Stepover. Saluto Simone e Lucia. Gli aerei sono quelli sulla coda, non so se li vedete in video. The bow, the front of the boat is open for standing. It's downstairs, front of the boat. No chairs in the bow, standing only. Abbiamo preso il ferry boat che ci sta portando in giro. Stiamo circumnavigando tutta l'isola di Manhattan. Sicuramente l'audio non sarà dei migliori perché comunque c'è tantissimo vento. Questo dovrebbe essere il New Jersey, se non erro. Siamo sull'altra sponda, sulla sponda opposta a Manhattan. Ed ecco lei, la signora Statua della Libertà, in tutto il suo splendore, che ci saluta. Fa sempre un certo effetto anche vedere la mitica Statua della Libertà. Siamo cresciuti con questa immagine. Non sembra, ragazzi, ma è veramente alta, Già il piedistallo è altissimo. Guardate giù, ci sono tutte le persone. Allora, ragazzi, dietro quella è la Statua Libertà dietro, ragazzi. Dopo aver fatto tutte le foto di rito, selfie a volontà con la mitica Statua della Libertà come sfondo, stiamo risalendo nuovamente New York, cioè la parte di Manhattan, in direzione nord. Vediamo dove ci porteranno e cosa ci riserva ancora questo bel video. Se vi sta piacendo lasciate un like in questo momento, ragazzi. Siamo comodamente seduti sul traghetto a guardare e ad ammirare questa bellissima città. Ci mancava vederla anche dal mare. Adesso stiamo appunto risalendo Manhattan dal lato dei ponti, quindi incontreremo per prima il ponte di Brooklyn e poi il Manhattan Bridge.
here for 139 years. It'll be here lì in fondo è la piattaforma da dove decollano gli elicotteri per fare il tour sia di giorno e sia di notte di Manhattan. C'è la possibilità anche di stare con le gambe a penzoloni, quindi non hanno proprio i portelloni, è tutto fatto in sicurezza, quindi c'è l'imbragatura e può soltanto cadere l'elicottero. Quindi noi abbiamo avuto Siria che ha fatto da cavia, ha fatto le riprese con noi, per noi, e sono quelle che poi vedrete in questo video e anche negli altri episodi. Questa è praticamente Brooklyn, è la promenade dove abbiamo fatto diversi video e foto con il tramonto su Manhattan, e lì c'è il timido ponte di Brooklyn. Dopo il ponte di Brooklyn, fra Brooklyn e il Manhattan Bridge, c'è il mercato che siamo stati ieri, il Time Out Market New York. Ecco, siamo quasi sotto al ponte di Brooklyn, in tutto il suo splendore. Vi ricordo che è l'unico ponte costruito interamente in pietra, naturalmente parlo dei pilastri, delle colonne dell'inizio e della fine, poi tutto l'altro resto è acciaio. Ecco ragazzi, adesso vi ho portato tutti sotto il ponte. Qui sarà la vostra nuova casa, finiremo tutti sotto i ponti. Questo invece è il Manhattan Bridge, che oltre ad avere il passaggio delle auto sopra, giù ha anche il passaggio del treno, quindi ci sono i binari e collega Manhattan al resto del mondo attraverso anche la ferrovia. Questo è totalmente costruito in ferro. Wow, mamma mia. Il mercato Time Out Market di Brooklyn è quello lì, sta fra il ponte di Brooklyn e il Manhattan Bridge. Se vi trovate a New York vi consiglio di fare una capatina lì. Lì c'è l'elicottero che gira su Manhattan. Ed ecco un po' di acqua e ghiaccio. Stava facendo troppo caldo. Ci mancava proprio quella limonata egiziana a mia insaputa, è andato a prendere un bel gin tonic con lo sfondo di Manhattan. Eccolo qua, ci voleva. Non vi dico il costo ragazzi che è meglio, ma per tutti gli iscritti e per voi questo ed altro. Ragazzi, dietro a quei palazzi che sembrano una K al contrario si nasconde il grandissimo Empire State Building. Eccolo lì, sta facendo capolino. Da questa parte invece c'è il Chrysler Building. Anche lui è stato nei primati come grattacielo più alto del mondo, se non erro per pochi anni, perché poi è stato surclassato dall'Empire State Building. Servono un po' di energie e carboidrati. Abbiamo preso un panino, quello che avete visto questa mattina, ed è arrivato il suo momento.
Number one on the menu, hip replacement. You come here and get your hip replaced, and tailgate. Excuse my language, but that's what the... Mangiamo anche questo piccolo paninetto. Devo dire che l'iPhone 13 Pro Max mi sta davvero sorprendendo. In questo viaggio lo sto testando con tantissime luci diverse e devo dire che è veramente molto performante, ideale per i viaggi, comodo. In un attimo, se devi cogliere appunto una scena, una fotografia o un qualcosa che hai visto in velocità, è veramente molto molto veloce. Apple potrebbe contattarmi, sarei lieto di dare tantissime chicche e tantissime informazioni e upgrade da fare sul prossimo iPhone 14. Guardate il fuoco, come si comporta col fuoco. Guardate, una velocità di fuoco tremenda. Guardate, ora c'è, ora non c'è. Siamo nella parte nord di Manhattan e cambia decisamente lo scenario. Spariscono i palazzi e il verde la fa da padrona in questa zona. Ho visto che si può fare tutto, diciamo, si può circumnavigare oltre che con la barca anche con l'auto o con l'autobus l'isola di Manhattan, quindi si ha un lungomare che costeggia tutta l'isola. È molto bella, chissà, magari un domani saremo qui in camper, in moto o in auto, vedremo. Ad un tratto sembra di essere così nei Caraibi, a Santo Domingo, cioè in Repubblica Dominicana, eppure siamo a nord di Manhattan. Guardate un po' come cambia lo scenario. Inside those cloisters, the collections of George Gray Bernard, a man obsessed by the Questo è l'estremo nord di Manhattan. Rockefeller Jr., Mr. Jr. they call him, still the Rockefeller Center. Abbiamo fatto, diciamo, un bel tratto. Lì in fondo si vede tutta la City, tutta New York City. Lì in fondo, lì. Stiamo scendendo quindi da nord verso sud. Questo dovrebbe essere, se non sbaglio, il fiume Hudson, l'Hudson River. Those towers are skyscrapers themselves, each of them 600 feet above the water's edge at high tide. Enough cable strung between the two towers to circle the globe 3 times. That is London, the Sensible Bridge. You know what's on that bridge? U.S. Route 1 and 95 both, Interstate 95. That's the lifeline between Maine and Key West. Great, the world's only double-deck 14-lane suspension bridge. Still that, and it's still one of the bumper. Should have been there at 79. Well, better the bridge than not, because if that bridge were not there and busy, we would be very busy down here. Right now on this river, we'd be sneaking away up freighters and tankers and tugboats, and I don't know at all. So this bridge opened in 1931. This is the busiest commercial waterway east of the Mississippi. Busy enough that in 1921, the authorities and the lighthouse people ordered a little red lighthouse Eccolo. on the Jersey shore, marching us up the eastern back of and taking us off on the very dangerous rocks that the Captain Stark had at Jeffrey. Abbiamo beccato, è lui, la voce che sta dialogando da più di 2 ore. That tower is surrounded by the cloisters, the uptown meeting wing of the downtown Metropolitan Museum of Art. Inside those cloisters, the collections of George Gray Bernard, a man of
success. Rockefeller Jr., Mr. Jr. they call him, still the Rockefeller Center. Quella è la nave museo Intrepid, qui al molo di Manhattan, Dipartimento della Marina e Aviazione, città di New York. Ragazzi, fine del giro, abbiamo circonnavigato da nord a sud tutta l'isola di Manhattan con questo grande ferry boat. Farei il giro quello più corto, che questo è quello proprio totale dell'isola. C'è un altro tour che fanno soltanto nei pressi di Manhattan, vanno e vengono dall'isola di Ellis Island, Staten Island, guardano appunto, si concentrano maggiormente sulla zona di Manhattan, quindi non vanno a sconfinare, non vanno comunque a oltranza verso nord per poi appunto circonnavigare. Costa di meno e vale la pena, perché comunque dopo Manhattan, come avete visto nel video non c'è tantissimo da vedere. È comunque rilassante perché ci siamo un pochettino accasciati e adagiati, diciamo, ad apprezzare meglio e a riposarci un pochino. Sul battello è possibile comprare qualsiasi cosa, dai cocktail alle bibite e anche da mangiare. Siamo appena scesi dal traghetto, ci siamo un pochino rilassati e adesso messi anche un po' all'ombra, in quanto quando esce il sole picchia veramente forte. C'è un bar burger, vediamo se è aperto, magari mi prendo un caffè per ricaricarmi un pochino. Siamo entrati in un caffè, io ho chiesto un iced coffee, dovrebbe essere tipo il nostro caffè in ghiaccio ma senza latte di mandorla. Eccolo qua. Sicuramente non è quarta e non è il caffè italiano, però alla fine ci accontentiamo, siamo a Manhattan. Questo bar si chiama Romeo e Juliet. Dice che il caffè è 100% colombiano e hanno questo muro a dir poco simpatico con tutti questi cappelli colombiani. Il caffè, ragazzi, è pronto, andiamo a vedere se veramente è buono. Qui ci sono i campi di dove coltivano il caffè in Colombia. Il bar si chiama Romeo e Juliet.
Bagneria Viale.